Ciao a tutti ragazzi. Allora, benvenuti nel nostro canale RRS Metal Detector Fedea. dopo 5 mesi ragazzi che triboliamo e dove lei stringe i denti sotto farmaci per riuscire a fare un qualche video, riusciamo a tornare in pista. Proviamo a tornare in pista andando a fare un piccolo giretto al mare, così tanto per farvi vedere un po' la nuova versione del Legend e il Find X. Passeremo prima dall'amico Roberto Terranova, perché da buon tecnico, da buoni tecnici, vabbè, lei non c'entra niente stavolta, la colpa me la prendo io. Da buon tecnico da pensare ultimamente. Tra il suo intervento una cosa e un'altra, che è stato molto delicato, io sono partito da casa con i metal detector perché lei giustamente per la riabilitazione voleva provare se riusciva a andare col metal, e mi sono preso dietro il cavetto di ricarica nonché il cavetto per aggiornare il Legend, che non era del Legend ma era del Rutus, quindi gran cavolata. Allora passiamo dall'amico Roberto e ce lo facciamo aggiornare, no? Certo. Ricordatevi ragazzi, lei oggi c'ha ancora i punti, quindi c'ha delle belle graffettine nella schiena. Sono andrò pianino, farò proprio la parte di esserci perché voglio esserci, e poi vedremo un po' come va, diamo un'occhiata. Prima di arrivare faremo una piccola intro, vi faremo vedere un po' com'è il negozio di Detector Shop. Veramente grande, un capannone. Tra 600 metri alla rotonda prendi la seconda uscita e prendi Viale della Costituzione. Ce lo dice anche lui. Ce lo dice anche il navigatore. No, un gran capannone ben rifornito, io penso che sia il capannone più grande del metal detector e non solo. E niente, dai, andiamo a vedere com'è, saluteremo Robby se c'è, faremo vedere l'aggiornamento, come fanno, come non fanno, poi dopo andremo in spiaggia a provarlo e vedremo se l'operazione e le graffette tengono. Se non saltano prima. Evitiamo pure di andare dal dottore a togliere. A dopo. Eccoci arrivati. Detector Shop. Capannone gigantesco. Entriamo dagli amici. Prego. Eccoci qua. Bello. Bello. Bellissimo. Fantastico, veramente. Abbiamo anche Cisco. Allora, Anche Cisco. allora ragazzi, questo è il magazzino di Detector Shop. Guardate la vastità dei metal. Uno spettacolo. Lui naturalmente è Roberto. Guardate lo spettacolo. Allora qui c'è l'imbarazzo della scelta. No, ma poi è organizzato benissimo, più di 25 persone, perciò ragazzi non è una cosetta, un negozietto messo su così, ma c'è una buona ragione dietro tutto Detector Shop. Quindi se volete acquistare il metal ragazzi sapete dove andare. Qui facciamo i test, sviluppiamo i prodotti. Ovviamente poi facciamo i firme a noi. Ecco qua, grazie al mare ragazzi, passeggiatina per riconciliarci con il metal che abbiamo trascurato in questi mesi, ma che rifacciamo. Allora oggi abbiamo il Find X Pro e vi facciamo vedere come funziona sulla spiaggia, il Legend versione 1.17 che ci hanno aggiornato alla Detector Shop. Andiamo a vedere. È da un po' che non lo usiamo, noi al mare non l'abbiamo mai provato, quindi oggi abbiamo portato il Find X Pro e il Legend versione 1.17 appena aggiornata. Mare spettacolare, il mio amore è riuscito a chinarsi Hai visto? con il busto, i punti e tutto quanto.
Guardate se è Abbiamo sexy. visto sexy, perché È qua sexy. la parte sessuale qua ci vuole. La parte sessuale. E allora adesso vi facciamo vedere come si comporta il Find X in spiaggia. Naturalmente Find X, ragazzi, è un entry level, è un prodotto che vende direttamente alla casa produttrice Nocta, non lo trovate dai rivenditori, quindi lo trovate solo in internet, giusto? Certo che sì. E è un accendi e vai, quindi non ha bisogno di troppe impostazioni. Quindi adesso vediamo un po' sulla spiaggia semi bagnata, asciutta, e anche in battigia come si comporta. Ok, andiamo a accenderlo, non si vede tanto perché c'è il sole. Mettiamo il programma per la spiaggia, andiamo ad alzare la sensibilità al massimo e tutto a posto, così si può spazzolare. Ultra silenzioso. Già pronto, come abbiamo detto è un accendi e vai. E proviamo a vedere, andando vicino alla battigia, come funziona. Come va la schiena? Sta dritta. Finché non mi fermo. Allora ragazzi, Find X l'abbiamo messo al massimo della sensibilità, programma da spiaggia, e ci stiamo avvicinando alla battigia. Piano piano, perché siamo in ralenti. In ralenti. Occhio che non ti ribalti te contro la schiena. Battigia piena, come potete sentire non si sente un rumore. Anche troppo silenzioso per i miei gusti. Lì il segnalino c'è. Vale la pena? Andiamo a vedere cos'è. Paletta Nocta. Questo ferro. Segnalino ferroso. Come sempre noi non siamo accessoriati per il mare. Naturale. Eccolo lì. Stavolta. Beh, oh. Due anellossi in uno. Strappettino di alluminio. Ok, continuiamo la ricerca. Allora, guardate, a 7 giorni dall'intervento
schiena ricostruita, placca in titanio, qualche vite. Grazie. Piano piano. Ernie rimesse e lei col metal viaggia come un proiettile. Allora, naturalmente ragazzi, le spiagge sono già state pulite e qui si trova veramente poco. Comunque stavamo valutando che monofrequenza vicino al Battigio, silenziosissimo veramente. Questo ragazzi è un accendi e vai, poche impostazioni, poco da tribolare e comunque abbastanza efficace. Adesso faremo un test con l'anello sotto la sabbia, guardiamo un po' come lo rileva. Allora, in modalità beach abbiamo la discriminazione fino a 12 punti adesso, no? Quindi qui è un punto vuoto, più o meno vuoto. Facciamo un buchetto e siamo a 20 cm in praticamente sabbia bagnata, perché siamo vicino alla battigia. Mettiamo la mia fede d'oro bianca e andiamo a richiudere. Te la senti proprio 20 cm? Mi dà anche l'ID comunque. Quanto ti dà? Mi dà 29 di ID. Cioè anche ricercando. Un segnale così lo scavi assolutamente. E poi mi dà ID, quindi 20 cm, oro bianco. Direi che per essere un prodotto da 170 euro e siamo praticamente a 10 metri dall'acqua. C'è da calcolare che questo è oro bianco, che è un po' più difficile da individuare. Proviamo con il Leden? Ok, allora andiamo a accendere, versione 1.17, gentilmente aggiornata da Robby e il suo staff. Della Detector Shop. Allora, hanno fatto l'aggiornamento e adesso andiamo a fare innanzitutto un bel reset di fabbrica, che sicuramente l'hanno fatto anche loro, ma per essere sicuri di avere il metal perfetto. Allora, modalità spiaggia, multifrequenza wet, perché siamo sulla sabbia bagnata, e andiamo a fare la rimozione dei disturbi. Siamo vicino a Battigia. Ok, un buon bilanciamento del terreno. Consigliamo di mettere modalità all metal sempre per vedere che non ci siano oggetti sotto. Abbattimento a 7 e metal
stabile. Alziamo la sensibilità in base alla stabilità. Allora, su questa versione è stato aggiornato il filtro, cioè l'iron filter, ragazzi. Questo è stato aggiornato, l'iron filter, il livello basso dell'iron filter. Poi è stato aggiornato il centraggio del pinpointer e qualche altro bug. Consigliamo sempre di farli gli aggiornamenti, perché quelli servono sempre per migliorarla la macchina, sì. non per peggiorarla. Quindi se nel caso in cui il metal detector risultasse instabile dalle volte precedenti, basterebbe rifare l'aggiornamento, perché si vede che un qualche file non è stato preso correttamente. Ora siamo in all metal e la sensibilità è a 28, il metal è completamente muto. Andiamo in battigia. Vedete che roba. Targettino qua. Alla di te? Questo secondo me è alluminio. Alluminio. Vogliamo provare a schiaverlo? Ah, io ho la paletta là. Vai, ti tengo il meta. E tu sei agile, giovane. Quindi adesso siamo la coppia del titanio. Tu con la gamba e io con la schiena, perfetto. Ok, andiamo a vedere cosa c'è qua. Già trovato. Già trovato, ho detto che era alluminio. Ok. E infatti è il bordino di un tappo. Qui c'è un altro segnalino profondo di brutto. Però è diverso da quello di prima. Sì. Sembra più carino. Sembra? Ok, proviamolo. Visita io mi fido. Dal suono, una musica diversa. Vediamo. Oggi c'è un mare, una tavola, bellissimo. Era diversa, la forma era Linguettina, diversa. infatti era diversa. Ok ragazzi, sicuramente come avete visto comunque, anche se solo per poco, adesso non stiamo a fare troppi test, anche perché il mio amor è veramente al limite con la schiena ed è pochissimo che si è alzata, gira ancora col busto, quindi non stiamo a esagerare, però volevamo farci vedere, volevamo farvi vedere come funziona. Comunque il un metal. Piccolo test sull'anello d'oro, sì dai, Facciamo un test facciamolo che così vediamo un po' come si comporta con l'anello d'oro. Allora, facciamo un bughetto a 30 cm in semi battigia.
Vogliamo provare con la fede d'oro? D'oro gialla o bianca? D'oro gialla. Va bene. Allora, proviamo con l'oro giallo, ragazzi. Questi sono 30 cm, è difficilissimo qua con la sabbia bagnata riuscirla a sentire. E vediamo un po'. Andiamo proprio a mettere a prova. Vediamo un po' com'è con qualche impostazione. Addirittura. Allora, qui mi dà 38 secco. Poi abbiamo anche l'audio basso. Spettacolo. Questi, ragazzi, sono 30 cm. Poi audio gain lo mettiamo a 4 e abbiamo la sensibilità a 28 in multifrequenza wet. Spettacolo. Che dire? Che dire, ha già detto tutto lui. Se vogliamo fare una prova in dry, ma qui abbiamo la sabbia che è troppo bagnata, infatti mettendolo in dry comincia a essere un po' canterino e bisognerebbe abbassarlo. Proviamo lo stesso, ma non è l'ambiente giusto. Dry dovremmo usarlo là per di là, qui siamo veramente sul bagnato, però proviamo. Comunque 30 cm una fede d'oro e la suona bene, direi che il miglioramento c'è Dici stato. che sia diverso oro bianco e oro giallo? Sì. Vogliamo provare? Proviamo Anche il dopo. giallo, Certo. il bianco? No, non si bilancia neanche in dry, perché non è proprio, però possiamo abbassarlo o anche senza il bilanciamento la fede la sente. Proviamo oro bianco, dai. Allora rimettiamo la wet, torniamo a scavare. Qui uno dice, ragazzi, ma 30 cm in battigia, cioè non sono mica pochi, con quel tipo di suono. Eccola qua, ragazzi, Una fedina nuova nuova. la fede nuova del nostro matrimonio. Allora proviamo con quella del fidanzamento. Siamo sempre a 30 cm, cioè non è che vogliamo fregarvi. Fede, mettiamo lì, ricopriamo. Rimettiamo l'impostazione. Ok, proviamo a rimettere la wet, rifacciamo la rimozione dei disturbi come abbiamo fatto prima. Noi non siamo cercatori da spiaggia, però insomma. Assolutamente no. Infatti chiediamo scusa e venia a chi potrebbe insegnarci. Bilanciamento del terreno. Si bilancia sul 7. Appoggiamo la piastra in terra. Sensibilità 29, 28. Ti dà l'idea? Sì, mi dà l'idea un po' più ballerino, anche perché questo non l'ho messo giù proprio di piatto pari, però mi dà un segnale buono, l'iron filter non si accende e quindi io un segnale così Assolutamente sì. Però
No, mi sembra che lo sentisse molto di più con l'oro L'oro giallo, sì. perché l'oro giallo è puro, hai capito? Questa qui è una lega. Ok, L'oro bianco è sempre più basso dell'oro giallo, a parità di grandezza. ok. E così abbiamo avuto un'informazione in più. Che dire? Che dire? Secondo noi 30 cm 30 cm su sta sabbia qui che è bagnatissima è un buon risultato. È in giù 30 cm. È in giù, cioè non è che è poi subito lì, perché uno dice ho fatto una buca di 30 cm. Sì, 30 cm, ma è in giù, perché guardiamo se ce l'abbiamo sopra. Eccolo qua. Eccolo qua. E voilà ragazzi. Termina qui questo piccolo video della versione 1.17 al mare, ragazzi. La versione a nostro dire è andata molto bene, una ricerca Breve ma concisa. No, abbiamo fatto un piccolo video ragazzi, anche perché lei è ancora convalescente, quindi non possiamo stare qua troppo e poi comincia a essere pesante per stare in piedi, quindi abbiamo fatto il test dell'oro con i due tipi di oro bianco e oro giallo. L'abbiamo fatto in battigia, molto vicino alla battigia, giusto per vedere un po' come si comportava, però a 30 cm secondo noi è un ottimo risultato. la nocta va sempre avanti, Il metal ragazzi. è sempre silenzioso e i consigli all'inizio, se il metal è un po' disturbato, ve li abbiamo già dati, quindi se vi piace il video ragazzi mettete un like, iscrivetevi al canale. Sicuramente l'avranno già fatto, i commenti che ci fa molto piacere ricevere, il like e un ringraziamento per il vostro supporto in questi periodi. Grazie. Ciao a tutti.